Benvenuti in questo nuovo episodio di Biografie Strane. Eccoci qui, pronti a esplorare un'altra storia che segnerà per sempre la nostra idea di normalità. Oggi vi porterò in un viaggio incredibile, una storia che ridefinisce il significato di condivisione. Stiamo per parlare di due donne nate in un solo corpo. Avete mai sentito il detto due corpi un'anima? Nel loro caso sarebbe più corretto dire un corpo, due anime, ma vi avverto, è decisamente meno romantico di come lo avete sempre immaginato. Sto parlando del caso straordinario di Abigail Lorraine Hensel e Brittany Lee Hensel, meglio conosciute come Abby e Brittany, le gemelle siamesi più famose al mondo. La loro vita è un mix di sfide incredibili e momenti che mettono alla prova qualsiasi concetto di normalità. Quindi mettetevi comodi per ascoltare la vera storia di Abigail Lorraine Hensel e Brittany Lee Hensel, in arte Abby e Britty. È il 7 marzo 1990 e per Patty Hensel non è un giorno come tutti gli altri. Si trova all'ospedale di New Germany per dare alla luce il suo terzo figlio. La gravidanza è andata bene, senza problemi, e Patty, con l'esperienza di due precedenti parti, si sente pronta e relativamente tranquilla. Sa cosa aspettarsi, o almeno così crede. Durante l'ecografia tutto sembra normale, i medici non notano nulla di strano. Quasi, solo una volta un medico si ferma confuso durante un'ecografia, dice di aver visto qualcosa che potrebbe essere un terzo braccio. Patty ascolta perplessa mentre il medico, dopo qualche esitazione, conclude dicendo: sicuramente si sarà girata. Ora, lasciatemi dire, un terzo braccio? Sul serio? Cioè, questo non ha visto due teste? Ma comunque, per i medici tutto a posto. Arriva così il momento del parto. La sala parto è piena di movimento, medici, infermieri, anestesisti. Patty si prepara a fare quello che ogni madre fa: portare al mondo il proprio figlio. Ma subito dopo il parto qualcosa non va. Patty partorisce, ma non ha nemmeno il tempo di vedere la sua bambina, che le infermiere la prendono in fretta e la portano via, mettendola immediatamente in una culla termica. La sala parto d'un tratto si svuota. Tutto accade così velocemente che Patty non riesce nemmeno a capire cosa stia succedendo, e poi all'improvviso si ritrova sola. Per un attimo non c'è nessuno con lei. I pensieri iniziano a tormentarla. Perché nessuno le dice nulla? Perché non può vedere sua figlia? Una paura crescente l'assale. Cosa sta succedendo? È successo qualcosa di brutto? I medici rientrano nella stanza, visibilmente agitati. Patty, ancora sotto l'effetto degli ormoni postparto e l'anestesia e tutto quanto, è immersa nell'incertezza, vede nei loro occhi una combinazione di professionalità e apprensione. Le loro parole arrivano frammentate, confuse. Non è una, sono gemelle, ma sono unite, sono siamesi. Patty li ascolta incredula. La realtà che le stanno descrivendo è così straordinaria, strana, da sembrare irreale. Eppure, tra tutta quella confusione, la sua mente si aggrappa all'unica domanda che conta per lei. Stanno bene? Sì, rispondono i medici. Ah, è l'unica cosa che conta, mormora con un sospiro di sollievo. E per Patty in quel momento non c'è altro che abbia importanza. Poi, con determinazione, chiede di vedere le sue figlie. I medici, preoccupati per come potrebbe reagire, esitano, si aspettano paura, rifiuto, forse persino uno shock emotivo. Ma Patty, quando finalmente le guarda, sorride e pronuncia con dolcezza una frase che spezza ogni tensione: sono bellissime. Quella bellezza però non cancella le domande che subito iniziano ad affollare la mente di Patty e dei medici. Come sono configurati i loro organi? Come possono sopravvivere? La loro condizione è così unica che nessuno, nemmeno i medici, possono dare risposte definitive, possono rassicurarla davvero. Ed è proprio questa incertezza che la tormenta. Patty vive con una costante paura che qualcosa di invisibile, legata magari ai loro organi fusi, possa mettere a rischio la vita delle sue figlie. Per questo motivo decide di sottoporle a visite approfondite e di scoprire esattamente come è composto il loro corpo. Il quadro che emerge è complesso e straordinario. Il loro corpo è composto da 2 teste, 2 midolli spinali, 2 colonne vertebrali, 3 braccia, di cui uno rudimentale, 3 polmoni, 2 seni, 2 cuori con sistema circolatorio condiviso, quindi qualsiasi cibo, farmaco, di una influenza entrambe, un fegato, 2 stomaci, 3 reni, 2 colecisti, una vescica, una gabbia toracica, 2 intestini tenui che si uniscono in un unico intestino crasso, un sistema riproduttivo
un ano e 2 gambe. Nonostante la complessità del loro corpo, Patty è determinata a dare loro una vita il più possibile normale. Ma organi a parte, cosa vuol dire essere gemelli siamesi? Come si verifica questo fenomeno? E cosa sappiamo di questa incredibile condizione? Cominciamo col dire una cosa: sappiamo pochissimo, ma non noi, cioè tutti, chiunque. I gemelli siamesi sono una coppia di gemelli identici uniti in una parte del corpo fin dalla nascita. La medicina con il tempo li ha classificati in base al punto di attaccatura. Possono essere uniti dal cranio, dalla colonna vertebrale, dal bacino, dall'osso sacro, dal torace e dall'ombelico. Ogni caso però è unico, perché i gemelli possono condividere organi e parti del corpo sempre diverse. Ma come si formano? La scienza offre due spiegazioni principali. E ora facciamo un gioco. Ve le racconto senza svelarvi subito quale sia la teoria più plausibile secondo la scienza attuale, e alla fine del video vi dirò qual è quella giusta, qual è quella attualmente più attendibile. Se pensate che la prima teoria che dico sia quella giusta, scrivete fusione nei commenti. Se pensate che sia la seconda, scrivete fissione. La prima teoria è la fusione, abbiamo detto, che non indica essere tutto fuso durante il concepimento, altrimenti il mondo sarebbe pieno di gemelli siamesi, ma sostiene che l'ovulo fecondato si divide completamente in due embrioni distinti e a questo punto le cellule staminali di ciascun gemello, attratte da quelle dell'altro, si ricongiungono fondendo i due corpi in uno solo. Questa è la teoria della fusione. La seconda teoria è quella della fissione. In questo caso l'ovulo fecondato si divide solo parzialmente, lasciando i due embrioni uniti in alcuni punti del corpo, e questo può succedere perché la divisione dell'embrione avviene non nei primi giorni della gravidanza, ma tra il 13° e il 15° giorno, quindi in ritardo. E secondo questa teoria sarebbe la divisione incompleta dei due ovuli a dare origine ai gemelli siamesi. Quale pensate sia quella più accreditata oggi dalla scienza? Scrivetelo nei commenti e alla fine del video scopriamo chi ha indovinato, ve lo svelo. Ora, parliamo di un altro aspetto curioso. Da dove viene il termine siamese? Vi siete mai chiesti perché usiamo proprio questa parola? Beh, se condividete i miei stessi disagi, sono sicuro che ora volete saperlo. Facciamo un salto nel tempo e arriviamo al 1811, quando nel Siam, l'attuale Thailandia, nascono due gemelli uniti al torace, Chang e Deng Bunker. Erano uniti da una striscia di cartilagine e i loro fegati erano fusi. Grazie alla loro straordinaria forza di volontà, nel 1829 intraprendono un tour mondiale come attrazione vivente in uno spettacolo circense. Quindi iniziano a lavorare al circo. Il loro tour li rende celebri in tutto il mondo. Ma sapete come funziona? La gente tende a semplificare. Così Chang e Deng, i gemelli attaccati provenienti dal Siam, diventano semplicemente i siamesi. I gemelli siamesi, perché vengono dal Siam, e da loro tutti i gemelli uniti nel mondo hanno preso questo nome, sono diventati gemelli siamesi, pure che non vengono dal Siam. Il Siam a questo punto cambia nome in Thailandia. La storia di Chang e Deng non finisce qui. Dopo il tour circense decisero di stabilirsi in Carolina del Nord e si sposarono con due sorelle gemelli, Adelaide e Sarah Ann Yates. La famiglia, inizialmente numerosa, diventò numerosissima, gigantesca, ebbero ben 21 figli e pare che le due mogli vivessero in case separate, mentre Chang e Deng alternavano la loro presenza 3 giorni con una moglie e 3 giorni con l'altra, e il 7° giorno, se ve lo state chiedendo, si riposavano. Se siete curiosi, esiste anche un film sulla loro vita. Vi dico subito che dal trailer non mi sembra un granché, ma io non l'ho visto, quindi lascio a voi il giudizio. Se l'avete visto, scrivetemi nei commenti se vale la pena guardarlo o meno, così anche gli altri possono usufruire di questo consiglio. Ma quanto è raro nascere gemelli siamesi? Beh, la risposta breve è molto raro, ma le statistiche sono tutt'altro che precise. È come se dicessero non lo sappiamo con certezza, ma ci teniamo sul vago. Infatti i dati ufficiali parlano di un caso ogni tra 50.000 e 190.000 nascite. A 1 a 100.000. Stranamente però questa condizione è più comune in alcune aree geografiche, come il sud-ovest asiatico e l'Africa, ma il dato più tragico è che circa la metà dei gemelli siamesi nasce morta e un altro terzo muore entro le prime 24 ore di vita. Un altro dato interessante riguarda il genere. La maggior parte dei gemelli siamesi vivi sono femmine e soprattutto in un rapporto 3 a 1 rispetto ai maschi.
Questo potrebbe dipendere da differenze biologiche che rendono le femmine più resistenti in determinate situazioni, ma non abbiamo ancora certezze scientifiche al riguardo. E invece per quanto riguarda la chirurgia, separare i gemelli siamesi è una delle operazioni più complesse e rischiose della medicina moderna. Il successo dipende da vari fattori: il punto in cui i gemelli sono attaccati, la condivisione di organi vitali, le condizioni generali di salute dei gemelli. In alcuni casi la separazione può essere relativamente semplice, ad esempio se i gemelli condividono solo tessuti esterni, ma nella maggior parte dei casi si tratta di un intervento estremamente pericoloso. Quando gli organi vitali sono condivisi, come il cuore o il fegato, le possibilità di successo diminuiscono drasticamente. Inoltre, se uno dei due gemelli dovesse morire, l'altro raramente sopravvive a lungo. La chirurgia per separare i gemelli siamesi non è una novità nella medicina moderna. La prima separazione documentata risale al IX secolo, durante l'impero bizantino, niente po' di meno che. In quell'occasione i medici tentarono di separare un gemello deceduto dal gemello sopravvissuto. L'intervento riuscì, ma il gemello rimasto visse solo per 3 giorni. Quel tentativo, pur tragico, segnò l'inizio di un cammino medico che continua ancora oggi. Ma torniamo ad Abby e Brittany Hensel. Quando nascono i medici sono in preda al panico, l'abbiamo detto. Non sanno come comunicare la loro condizione alla madre. Patty, come abbiamo già detto, guarda le sue figlie e pensa solo una cosa: sono bellissime, l'importante è che stanno bene. La sua unica preoccupazione è il loro stato di salute. Suo marito, Mike Hensel, è un carpentiere e insieme hanno già 2 figli, un maschio e una femmina, Cody e Morgan. Ma non vi ho detto come riconoscerle. Abigail è quella alla loro destra, cioè alla nostra sinistra, e Brittany è quella alla loro sinistra, cioè alla nostra destra. L'ho detto così solo per confondere i dislessici. Poco dopo la nascita, i primi esami clinici confermano la complessità della condizione delle gemelle. I genitori, Patty e Mike, vengono informati sulla configurazione organica delle bambine e sulle possibili opzioni. Tuttavia, decidono subito di non tentare la separazione chirurgica. Per loro è chiaro che, nonostante i progressi straordinari della medicina, la qualità della vita delle loro figlie con metà corpo sarebbe comunque enormemente peggiore che rimanere unite in un unico corpo. Abigail e Brittany condividono quindi un unico corpo con 2 teste e 2 colli separati, sostenuti da un torace più largo della media. Alla nascita avevano anche un terzo braccio, abbiamo detto rudimentale, tra le basi dei colli. Questo braccio, essendo incompleto e non funzionale a niente, è stato rimosso chirurgicamente. Ora, le 2 metà del loro corpo sono ben distinte. Ogni gemella infatti sente e controlla la propria metà del corpo. Se Abigail ha prurito al braccio, Brittany non lo sente. Questo significa che per ogni movimento devono collaborare attivamente. Avendo i tessuti collegati e condividendo l'organo più grande del corpo, la pelle, Abigail e Brittany hanno sviluppato un modo straordinario per percepire i movimenti e le necessità dell'altra. La pelle funge da ponte sensoriale. Anche se ciascuna sente solo la propria metà del corpo, il fatto di essere una continuazione l'una dell'altra permette loro di avvertire ogni minima tensione muscolare dell'altra. Ad esempio, se Abigail ha prurito in una zona del corpo che Brittany non può fisicamente sentire, Brittany può comunque individuarlo osservando i piccoli segnali del corpo condiviso, come il movimento involontario dei muscoli o una leggera tensione nella pelle. E teniamoci a mente questa cosa. A rendere il tutto più complicato, c'è una differenza fisica. La gamba di Brittany è 5 cm più corta di quella di Abigail. Per camminare e mantenere l'equilibrio, quindi, Brittany tende a stare in punta di piedi, il che ha reso il suo polpaccio più muscoloso. Nonostante queste differenze, però, le due devono sincronizzarsi in ogni gesto, come se avessero una connessione cerebrale, ma in realtà non ce l'hanno. La parte congiunta del loro corpo non è percepita da nessuna delle due, non possono muoverla individualmente, quindi ogni movimento richiede coordinazione e anticipazione. Pensateci, devono prevedere costantemente i movimenti dell'altra per evitare di perdere l'equilibrio o scontrarsi, eppure nonostante tutte queste difficoltà Abby e Brittany camminano, corrono, nuotano, giocano a pallavolo, suonano il pianoforte, vanno in bicicletta, scrivono al computer. Ma andiamo per ordine. Nel 1996 Abby e Brittany Hensel, a soli 6 anni, sono intervistate da Oprah Winfrey. È un momento che le porta per la prima volta sotto i riflettori globali. Oprah, con la sua solita delicatezza, cerca di esplorare la loro vita straordinaria rispondendo alle domande che tutti si pongono. Oprah apre l'intervista specificando: Abigail è a destra e Brittany a sinistra. Un dettaglio apparentemente semplice ma fondamentale per identificare 2 persone distinte in un unico corpo. Poi, per rompere il ghiaccio, parte con una domanda leggera: qual è il vostro cartone preferito? Il Re Leone, Pocahontas o la Sirenetta? Le gemelle, con la spontaneità tipica dei bambini, rispondono sorridendo, ma ben presto le domande diventano più particolari.
come fate ad applaudire? Chiede Oprah. Le bambine ridono e rispondono: non lo sappiamo, lo facciamo e basta. Ma Oprah non si ferma e continua con il suo interrogatorio. E se una vuole giocare con un giocattolo diverso, parlare con la mamma? E se una sonda e una no? E se una vuole leggere e l'altra vuole dormire? Le bambine rispondono di fare testa o croce con la monetina per quando devono decidere qualcosa che magari non vogliono fare entrambe. E poi però Oprah continua. E se una vuole andare da qualche parte e l'altra no? E se una vuole parlare con la mamma e l'altra vuole dormire? E vi capita mai di litigare? E quando lo fate vi colpite a vicenda? No, Oprah, quando litigano si strappano e ognuno se ne va per la sua strada. Ma che cazzo di domande fa una bambina di 6 anni? Dico un minimo di tatto. Questa intervista però segna un momento importante per Abby e Brittany. Poco dopo finiscono infatti sulla copertina della rivista Life con la didascalia Un corpo, due anime. Da questo momento in poi la loro notorietà diventa globale. Abby e Brittany diventano inevitabilmente conosciute in tutto il mondo, poiché sono le uniche persone a condividere un corpo con due teste. La vita di Abby e Brittany Hensel procede in modo relativamente normale fino al 2002, quando diventano le protagoniste di un documentario televisivo intitolato Joined for Life, Unite per la vita, trasmesso su Discovery Channel. A questo punto le gemelle hanno 12 anni e la loro storia è già conosciuta in tutto il mondo. Ma proprio durante uno dei loro controlli medici di routine, i dottori fanno una scoperta allarmante, una condizione corporea pericolosa che potrebbe mettere seriamente a rischio la loro vita. Praticamente le gabbie toraciche di Abby e Brittany, che sono fuse insieme, stanno comprimendo i loro polmoni. Inoltre le loro spine dorsali crescono verso l'esterno anziché verso l'alto ed è una condizione che limita ancora di più lo spazio per i polmoni. I medici sono chiari: se non si interviene subito le gemelle potrebbero sviluppare gravi problemi respiratori e nel peggiore dei casi non riuscire più a respirare. Abby e Brittany vengono sottoposti a un intervento chirurgico estremamente delicato. L'obiettivo è semplice ma cruciale: creare più spazio per i polmoni, separando leggermente le due metà del loro corpo e distanziandole per permettere ai polmoni di respirare. Durante l'operazione i medici riescono a distanziarle di 5 cm, un risultato che potrebbe sembrare minimo ma che fa una differenza enorme. Grazie a questi pochi centimetri i loro polmoni possono espandersi correttamente, garantendo loro una respirazione normale e soprattutto salvando loro la vita. Ma è nel 2006 che la loro adolescenza diventa protagonista di un nuovo documentario prodotto dall'Advance Medical dal titolo Abby and Brittany Turn 16. Qui il focus si sposta sulla loro quotidianità, raccontando i momenti tipici dell'adolescenza, la scuola, la vita sociale e persino le difficoltà che affrontano per ottenere la patente di guida. Nel documentario Abby e Brittany raccontano un aspetto della loro vita che potrebbe sembrare semplice ma non lo è: dormire. Non sono mattiniere e la ragione è che di notte fanno sempre fatica ad addormentarsi, si girano e si rigirano cercando una posizione comoda che vada bene per entrambe, ma ogni movimento di una potrebbe svegliare l'altra, rendendo il sonno la sfida più difficile da affrontare insieme. Ecco perché alzarsi presto per loro è sempre una lotta. Cioè, tu immagini? La cosa più difficile da fare insieme è dormire. Corrono! Una gestisce una gamba e una l'altra, cioè corrono. Essere coordinate nei movimenti e condividere un corpo non significa avere gli stessi gusti o interessi. Abby e Brittany lo sottolineano chiaramente: siamo persone totalmente diverse. Abby ad esempio ama i colori rosa, lo stile femminile, le piacciono i capelli e gli accessori colorati di rosa, viola, oro. Brittany invece non sopporta il rosa e ha preferenze completamente diverse. Per gestire queste differenze raccontano: di solito facciamo compromessi, se fai questo ti darò quello, oppure ci alterniamo. A scuola Abby e Brittany sono trattate come due persone distinte e non solo dai compagni. Gli insegnanti, quando fanno interrogazioni orali, le interrogano 2 volte, valutandole singolarmente, e assegnano voti diversi a ciascuna. Questo dimostra quanto sia chiaro per chi le conosce che Abby e Brittany sono 2 persone diverse, sono 2 personalità uniche, anche se condividono un corpo. C'è però un'eccezione: i lavoretti di gruppo. Per quelli gli insegnanti gliene fanno fare solo uno insieme. Una piccola deroga che però non sminuisce il fatto che per tutti loro sono davvero 2 persone con pensieri, interessi e approcci diversi, distinti l'una dall'altra. Se vi state chiedendo dove trovino i vestiti, vi rispondo subito. Intanto
Abby e Brittany adorano fare shopping, come tutti d'altronde. Amano scegliere i capi che rispecchiano i loro gusti. Dopo aver acquistato i vestiti, infatti, li portano da Kim Carlson, la loro sarta personale. Kim è una vera maestra nel suo lavoro. Ogni capo viene infatti modificato per seguire la struttura del loro corpo condiviso, senza mai sacrificare la funzionalità o l'estetica. Kim ha persino ideato un sistema ingegnoso per creare una doppia scollatura che permetta loro di indossare le magliette senza strozzarsi. Sapete invece come potete esprimere chi siete con magliette uniche pensate per amanti della cultura pop? Con Pampling! Andando su Pampling, attraverso il link che trovate qui sotto in descrizione, trovate magliette, accessori originalissimi, perfetti per chi ama distinguersi con uno stile unico, nerd e soprattutto di chi sostiene il suo youtuber preferito utilizzando il codice biografo. Infatti avete diritto anche a un paio di calze gratis. Ma torniamo a noi. Per Abby e Brittany la vita fuori dalla loro città natale è spesso accompagnata da uno stress che poche persone possono comprendere. Gli sguardi curiosi degli sconosciuti sono una costante che le mette a disagio. Raccontano che certe volte le persone le fotografano senza nemmeno chiedere il permesso, trasformando la loro quotidianità in una sorta di spettacolo. Questa curiosità può essere molto fastidiosa ed è per questo che cercano di lasciare il meno possibile la loro comunità, dove tutti le conoscono e rispettano la loro privacy. Arriviamo così al 2008, quando iniziano l'università con un obiettivo chiaro: diventare insegnanti. Riescono a superare tutti gli esami con successo e nel 2011, poco prima di laurearsi, decidono di regalarsi un'esperienza unica, un viaggio in Europa, con due amiche del college, Erin e Becca. La madre, Patty, non sembra molto preoccupata per il viaggio, ma non lascia nulla al caso. Si assicura che un medico prepari loro una prescrizione per ogni evenienza: antidolorifici, antibiotici, medicinali per la bronchite, per le infezioni urinarie, tutto di tutto. Tanto che un intero bagaglio è dedicato alle medicine. Ma ne vale la pena? Come ci spieghi a un farmacista in Europa che ti fa male la testa se teste ne hai due? Cioè, se ti fa male una testa, ma teste ne hai due, con due stomaci e il sistema circolatorio digerente però è unico e condiviso, quanti occhi ti devi prendere per non farti male la pancia e farti passare il mal di testa? Ma torniamo al viaggio in Europa. La loro avventura comincia a Londra, dove le gemelle prendono le... Cazzo. La loro avventura comincia a Londra, dove le gemelle prendono lezioni di canottaggio sul Tamigi. Lezioni di canottaggio sul Tamigi. La coordinazione delle braccia, delle gambe. La tappa successiva è l'Italia, una meta che entrambe sognano da tempo. A Venezia, durante un giro in gondola, però vengono riconosciute e fotografate. Siccome però loro dà fastidio, decidono di coprirsi con un ombrello per evitare ulteriori attenzioni. Essendo entrambe amanti della buona cucina, partecipano in Italia a un breve corso sulla cucina tipica italiana. Ma qui arriva la sorpresa. Fare gli gnocchi si rivela una sfida incredibile, nonostante riescano a coordinarsi in attività complesse come il canottaggio. La preparazione degli gnocchi le mette in difficoltà. Quando arriva il momento poi del tiramisù, le cose si complicano ulteriormente. Brittany, che grattugia il cioccolato per la prima volta, taglia accidentalmente... Di nuovo! Vediamo se posso riuscire a finirvi di raccontare questa storia. Quando arriva il momento del tiramisù, le cose si complicano ulteriormente. Brittany, che grattugia il cioccolato per la prima volta, taglia accidentalmente il dito a Abby. Ma Abby, con la sua solita praticità, si sciacqua, mette un cerotto e tornano subito a cucinare. Nulla però sembra poterle fermare. La cucina non è solo una sfida pratica, ma anche una questione di gusti. Abby e Brittany, pur avendo due stomaci distinti, devono scendere a compromessi perché condividono un solo tratto espiatorio. Questo significa che devono scegliere sempre alimenti che vadano bene per entrambe. Un esempio curioso però riguarda il caffè. Mentre Brittany reagisce subito con il cuore che accelera e la mano che trema, Abby non avverte alcun effetto. È un'ulteriore dimostrazione di quanto siano uniche anche se unite. Nel 2012 Abby e Brittany Hensel raggiungono un traguardo importante: si laureano in arte. Tuttavia il loro percorso accademico non è stato privo di ostacoli o compromessi. Avrebbero voluto frequentare ad esempio due corsi di laurea differenti per seguire le loro passioni individuali, ma questo non è stato possibile. Non esistono leggi o regolamenti che considerino le loro esigenze particolari e così sono state costrette a scegliere un unico corso di studi, pur essendo due persone distinte. Le difficoltà burocratiche però non finiscono qui. Per le istituzioni sembra che Abby e Brittany siano due persone o una sola a seconda della convenienza. Un esempio emblematico è il fatto che per ottenere la patente abbiano dovuto sostenere 2 volte gli esami
Brittany, nonostante guidino contemporaneamente una sola macchina. Abby controlla i dispositivi sul lato destro del sedile di guida e Brittany gestisce quelli sul lato sinistro e insieme collaborano per controllare il volante. Eppure hanno dovuto pagare il doppio, come se fossero due automobilisti distinti, pur non potendo mai guidare due macchine contemporaneamente. Questo schema si ripete in molte altre situazioni della loro vita. Pagano 2 iscrizioni universitarie, 2 rette, ma ricevono la metà delle opportunità. È una disparità che sottolinea quanto le istituzioni non siano preparate a gestire casi unici come il loro. Nel 2013 Abby e Brittany finalmente realizzano il loro sogno di diventare insegnanti. Iniziano lavorando part-time e ad oggi, nel 2024, insegnano alla quinta elementare della Sunside Elementary School a New Brighton, Minnesota. È un traguardo importante, frutto di anni di impegno e dedizione e sacrifici. Ma fermiamoci un attimo e riflettiamo se è giusto che, dopo essere state trattate dalle istituzioni come 2 persone e quindi dopo aver sostenuto 2 esami di guida e avere pagato 2 patenti, dopo aver ricevuto voti individuali e avere pagato 2 rette universitarie e gestito tutto come se fossero 2 entità distinte, ditemi se è corretto che vengano pagate con un solo stipendio da insegnante. A me non mi pare giusto. La giustificazione è che non possono tenere 2 lezioni contemporaneamente. Ma va? Vero. Però se guardiamo più da vicino, in aula Abby e Brittany si comportano davvero come 2 insegnanti. Collaborano, gestiscono la classe insieme, si dividono i compiti e riescono a fare ciò che molti farebbero fatica a fare da soli. Perché allora non riconoscere questo impegno con 2 stipendi? Loro hanno 2 teste ma una cura. Fortunatamente c'è un lato positivo. Abby e Brittany raccontano che i loro colleghi, gli studenti e tutti quanti sono molto gentili e rispettosi con loro. Almeno questo. Dicono che non hanno mai subito episodi di bullismo o di discriminazione, né tra i bambini né tra gli adulti. Questo almeno è un sollievo, diciamolo, perché onestamente poteva pure andare peggio. In un mondo che spesso giudica e isola chi è diverso, sapere che lavorano in un ambiente inclusivo è una bella notizia, diciamolo. Tuttavia resta il fatto che per tutta la vita Abby e Brittany sono state costrette a muoversi tra le incongruenze delle istituzioni, trattate come 2 persone quando si tratta di costi e responsabilità, ma come una sola quando si parla di riconoscimenti e compensi. Crescendo, come spesso accade tra fratelli e sorelle, anche Abby e Brittany hanno visto emergere dinamiche di personalità ben distinte. Abby nel tempo è diventata sempre più la sorella dominante, quella che spesso ha l'ultima parola nelle decisioni. Qualunque sia la discussione, Abby riesce quasi sempre ad avere la meglio, ma ora che sono cresciute arriva una domanda che inevitabilmente molti si pongono. La domanda è questa: è possibile che una delle 2 gemelle abbia una relazione e l'altra no? È una domanda che non ha una risposta semplice, perché Abby e Brittany condividono un corpo, ma sono 2 persone distinte, con personalità, emozioni e desideri diversi, e quindi è lecito chiedersi cosa accadrebbe se una delle 2 si innamorasse e se qualcun altro si innamorasse di loro, di una sola di loro. Pensiamoci per un momento: in una relazione, per Abby e Brittany, ogni esperienza sarebbe necessariamente condivisa. Per una gemella potrebbe essere un momento di gioia e amore e per l'altra un momento di disagio o di intrusione. Come si bilancia il diritto all'amore e alla privacy di una con il diritto all'autonomia dell'altra? Ma forse il problema non è nelle gemelle, quanto nella nostra incapacità di accettare che ci sono modi di amare o di vivere che vanno oltre le convenzioni tradizionali. Abby e Brittany hanno più volte espresso il desiderio di avere figli, ma è chiaro che ci sono problemi fisiologici e medici che rendono la maternità per loro una questione estremamente complessa. E qui arriva un altro grande quesito: come si organizzerebbe una relazione amorosa? Dovrebbero sposare un ragazzo o 2 ragazzi? È una domanda che non ha una risposta immediata, perché non ci sono di nuovo precedenti chiari per una situazione come questa. Ma se sposassero un solo ragazzo, tecnicamente sarebbe una relazione monogama. Ma cosa succederebbe considerando che una delle 2 gemelle sarebbe sempre presente nella relazione? Sarebbe bigamia? Oppure il matrimonio con una sola persona sarebbe sufficiente a considerarla una relazione tradizionale, nonostante l'altra sorella sia sempre fisicamente presente? Queste domande portano inevitabilmente alla questione di tutta una vita. Abby e Brittany sono una persona o 2? La risposta varia a seconda della situazione. Sono trattate come 2 persone quando devono sostenere 2 esami o pagare 2 rette universitarie, ma in una relazione romantica cosa significherebbe per loro essere considerate una sola entità o 2? E quindi arriva la domanda più scomoda, che sfiora un territorio estremamente personale e delicato. Cosa significherebbe per una delle sorelle avere rapporti sessuali con il marito dell'altra?
In una situazione simile, una sorella sarebbe costretta a vivere un'esperienza intima che non ha scelto e che potrebbe sentirsi obbligata a tollerare. Come si può definire il consenso? Questi dilemmi non sono solo teorici. Nel 2020, infatti, la vita di Abby e Brittany prende una piega inaspettata. Incontrano Josh Bowling, un infermiere veterano dell'esercito degli Stati Uniti, originario del Tennessee. Dopo aver lasciato l'esercito, Josh si stabilisce in Minnesota, proprio nella città in cui vivono le gemelle, e intraprende una carriera come infermiere. La sua vita è già segnata da esperienze significative. Nel 2010 si sposa, nel 2016 diventa padre di una bambina, Isabel, ma dopo 9 anni di matrimonio nel 2019 divorzia. Nel frattempo la sua ex moglie inizia una relazione con un altro uomo e nel 2020 ha un altro figlio. E circa un anno dopo che alla ex moglie c'è nato suo figlio con l'altro uomo, il 13 novembre 2021 Abby e Josh si sposano. Abby si sposa con Josh. La cerimonia è intima, estremamente riservata, tanto che le foto del matrimonio emergono solo 3 anni dopo, nel 2024. Oggi Abby e Josh vivono insieme, condividendo la loro casa con Isabel, la figlia di Josh, nata dalla sua precedente relazione. Ma questa nuova fase della vita di Abby solleva inevitabilmente delle domande. E Brittany? Non sappiamo se abbia accettato di buon grado questa nuova situazione o se stia vivendo una realtà più complessa e difficile. Lei d'altronde è ancora single. Brittany è consenziente in tutte le dinamiche della vita coniugale? Non ci sono informazioni pubbliche che permettono di rispondere a questa domanda e il desiderio della privacy della famiglia ci impedisce di sapere se la situazione sia effettivamente felice per entrambe o se Brittany viva una condizione che potrebbe essere considerata una forma di abuso. La possibilità che sia costretta a vivere situazioni intime non desiderate è una questione che rimane nell'ombra, lasciando spazio solo a speculazioni. Nel 2023 si aggiunge un altro capitolo alla storia di Josh, il marito di Abby. La sua ex moglie lo costringe a sottoporsi a un test di paternità per la sua seconda figlia, quella nata nel 2020 dopo il divorzio con un altro uomo. Pare che la donna non fosse certa dell'identità del padre di questa bambina e per risolvere la questione ha fatto causa a entrambi per ottenere sostegno economico dal padre biologico. Ad oggi i risultati del test del DNA non sono stati resi pubblici poiché il tribunale non li ha divulgati. Tuttavia sappiamo che, nonostante queste complicazioni, Abby e Josh sono ancora felicemente sposati. Bene, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Grazie di cuore per il supporto e per continuare ad apprezzare il lavoro che faccio. Prima di salutarci dobbiamo scoprire chi ha indovinato la teoria più accreditata dalla scienza moderna per spiegare come avviene una gestazione gemellare siamese. Rullo di tamburi. La fissione, cioè quella teoria secondo cui sin dalla fecondazione i 2 embrioni non si dividono mai completamente. Con questo direi che ci siamo. Ci vediamo prestissimo con una nuova biografia e basta.